Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Pixel Kiwi e nel video di oggi vedrete tutta la mia collezione di videogiochi. Merchandising e videogiochi, sperando di non averli rotti in questo momento. Vi auguro una buona visione, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi per altri contenuti simili. Questo almeno è salvo. Saluto gli abbonati su YouTube, grazie mille per il supporto ragazzi e buona visione. Questa qui è lo spazio in cui faccio vedere i giochi o qualsiasi cosa che vi devo far vedere, perché oggi faccio vedere tutta la mia stanza praticamente. Today I'm going to be showing you my video game collection. Iniziamo a farvi vedere la mia collezione di videogiochi, ragazzi? Iniziamo o non iniziamo? Vi farò vedere tutta la mia collezione di... Vabbè, i giochi che principalmente colleziono sono Resident Evil e Survival Horror. La collezione più grande è quella di Resident Evil. Però ho anche altri giochi, sia qui, sia qua dietro, sia un po' qua che voi non vedete nulla. Vi faccio vedere tutto quello che ho. Quindi qualsiasi gioco vi mostrerò in questo momento, ok? Iniziamo dalla collezione di Resident Evil. Cazzo. Non cadiamo, per favore. Allora, i prezzi non li so. Alcuni sono regalati, alcuni sono comprati a me. Comunque ve ne parlerò man mano che vi faccio vedere. Per quanto mi riguarda non è importante il valore monetario, perché cioè, per me tutti valgono allo stesso modo a livello emotivo. Allora, faccio vedere man mano. Iniziamo da questo scaffalino, che lo vedete sempre, quindi... Le persone che mi chiedono ma che giochi ci sono su questo scaffalino, che ogni volta lo vedete ma non vedete molto, quindi io direi di iniziare da questa trilogia, che dite? Questo qui è, sì, Resident Evil, vabbè, Biohazard, quindi la versione giapponese di Resident Evil 1, la Director's Cut. Questa qui è la versione uscita nel 97, non è il primo, perché il primo è uscito nel 96, questa qui è del 97, ed è, vabbè, bellissima. Spero vediate bene, però vabbè, una figata. Vabbè, qui... è un po' rotto però il disco, quindi balla un po'. Però ci sono il disco, c'è il disco di Resident Evil 1, Director's Cut, e questo qui invece è la demo di Resident Evil 2. Bellissimo, beh, cioè raga, che vi devo dire, però guardate che bellini. Vabbè, le versioni giapponesi sono sempre bellissime perché hanno un sacco di grafiche fatte benissimo, sono fissati con fare delle grafiche very cute, guardate che carini. Quindi tanta roba. Quindi Resident Evil 1. Poi abbiamo Resident Evil 2, però giapponese, Biohazard 2, ovviamente. Anche questa qui è la DualShock version, ci sono un sacco di versioni, ok. Questa qui non è la Biohazard 2 originale, è la versione DualShock, che è uscita un pochino dopo, però questa qui è giapponese, bellissima, Claire. Sì, è bellissimo. Guardate, qui dentro c'è pure il film di Resident Evil Biohazard Vendetta, che poi Vendetta è pure carino. E questo qui invece è il film, quelli con Mila Jovovich. Vabbè, dentro ci sono i due dischi, quello con Leon e quello con Claire. Ah, che belli. Cazzo, che belli! Sì, doppio CD, il libretto. Sono molto emozionata a farveli vedere, ragazzi. Vabbè, ve lo sfoglio un po' alla veloce perché sennò stiamo 3 ore e mezza se vi faccio vedere nello specifico tutti quanti. Però queste qua, se qualcuno interessa il valore, li trovate a 20 euro, Cioè tipo questi due qua li trovate a 20 euro. Quindi non è che se sono giapponesi valgono tanto, voglio dire solamente questo, se qualcuno ha questa visione. Magari i giapponesi sono un po' più difficili da trovare, ma il prezzo non è per forza più alto solo perché è giapponese, ok? Poi Resident Evil 3, Biohazard 3. Giapponese, Last Escape, vabbè. Bellissimo. Una dei Resident Evil migliori di sempre, cazzo, col Nemesis, che è ovviamente il Tyrant. Credo più preferito di tutti. Che bello. Questa è tanta roba. Beh, comunque, sì, mi sono dimenticata di dirvi che questi due qua sono per PlayStation 1. Questo qua è il Dreamcast, versione Dreamcast. E niente, dentro c'è il CD e poi c'è il libretto. E qua abbiamo Jill Carlos, manuale delle istruzioni. E qua ci guardate pure Dino Crisis. Dannazione. Dino Crisis. Sarebbe davvero bello avere un remake di un Dino Crisis, un nuovo Dino Crisis, però ci accontentiamo di averlo qua. Ok, poi abbiamo Resident Evil Biohazard, sempre, anche questo qua è giapponese, Gun Survivor, il primo della serie Gun Survivor. Gun Survivor non so se lo conoscete, quello che si gioca con la light gun. Sì, ci sono 4 giochi della serie Gun Survivor, questo è il primo, il secondo è Gun Survivor 2 Code Veronica, il terzo è Time Crisis, vabbè quello con i dinosauri non so quale sia, il quarto è Dead Aim. Molto carino Gun Survivor, anche se fa un po' ridere come gioco, perché ha una trama un po' così. No! No!
No, no, ha fatto finta quasi di rompersi, ma non si è rotto. Madonna, quanta delicata. Io sono molto delicata in realtà, però Gun Survivor, vabbè, carino, con il nostro protagonista Ark Thompson. Comunque Gun Survivor è carino perché appunto è una serie in prima persona, si giocano con le light gun. I migliori credo siano il primo e l'ultimo The Daemon, decente. Gun Survivor 2 non mi è piaciuto per niente, un po' noioso. E poi il 3 non è un Resident Evil, quindi non mi interessa. Questo qui è PlayStation 1. Poi, piccola chicca, questo è Resident Evil 1.5. Questo qui anche me l'ha regalato Lino. Non è ovviamente una versione ufficiale, è una versione fan-made. Sarebbe appunto Resident Evil 1.5. Tutto fan-made, sia il libretto sia il disco. Ma funzionano. Sarebbe appunto la versione scartata di Resident Evil 2. Noi l'abbiamo giocato sul canale, su YouTube c'è ancora il mio gameplay. Io ho giocato con Elsa Walker, perché appunto in Resident Evil 1.5 i protagonisti dovevano essere Leon e Elsa Walker, una motociclista bionda. Poi è stata messa Claire al posto suo, ma Resident Evil 1.5 aveva un sacco di cose carine. E niente, questa qui è la versione fan-made, non è ufficiale. Però il libretto, vedete, nel libretto viene mostrato un po' ciò che doveva essere il gioco. Ovviamente anche la trama doveva essere diversa. Vedete, ci sono dei mostri che dovevano essere. Questa è Elsa Walker. Bella outfit Elsa. Per esempio il cosplay di Elsa Walker, il costume di Elsa Walker è disponibile nel Re 2 Remake. Si può acquistare la tuta da motociclista, questa qui, come costume alternativo per Claire, molto carino. Tutti i bozzetti dei personaggi della versione scartata di Resident Evil 2, molto carino. Beh, il disco funziona, non l'ho mai provato perché purtroppo io non ho una PlayStation 1, ma funziona, perfetto. Questa qui è una piccola chicca, ripeto, non è originale, però ci sta, è molto carino. Questo qui è Resident Evil 4, versione giapponese, quindi Biohazard 4 per il GameCube. Questo è il mio gioco preferito, ovviamente vedete da dietro così, bellissimo. Questo è il mio gioco preferito. Bro, tutti i dischi che apro cadono. Tutti con il coso che tenga il disco distrutto. Ci sono il disco 1 e il disco 2. Adesso qua c'è Leon e qua c'è Ashley. Oddio, quanta roba c'è qua dentro? Non ricordo. Allora c'è Ju-On. C'è un film horror. C'è il film di Resident Evil. Non so quale, perché è in giapponese. Non so quale, perché è in giapponese. Oh raga, il merchandising della Stars. Ah, e poi altro film di Resident Evil, basta. Questi erano le robe aggiuntive all'interno. Questo è il libretto. Vabbè, che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Questo è il mio gioco preferito, non è che... Ma che roba. Questo è R4 Biohazard, versione giapponese per il GameCube. Poi abbiamo... andiamo in ordine di Resident Evil. Biohazard 1 della Wii. Questo vabbè è il remake. Questo qui è sigillato, quindi non l'ho mai aperto e non lo aprirò, però ve lo faccio vedere così. Questa è la versione Wii, appunto, best price giapponese. Questa qui, io penso che il remake sia superiore all'originale. Cioè, cazzo, per me non esiste survival horror migliore di questo. Niente da dire, questo qui io penso che Resident Evil 1 remake sia il survival horror perfetto. Crimson Head, Elisa Trevor, quanta roba aggiunta qui che... pazzesco. Outbreak File 1, File 2 giapponesi. E questo qui è il Resident Evil più sottovalutato di sempre. Cioè, cazzo. Se avete mai giocato ad Outbreak, molti forse non hanno giocato. Questo gioco ha avuto un sacco di problemi a livello di marketing, veramente, e è uscito una generazione prima. Probabilmente se questo gioco fosse uscito su PlayStation 3 sarebbe stato tipo un top gioco, avrebbe venduto un sacco, invece ha venduto veramente poco. Non perché il gioco è brutto, anzi il gioco è tanto bello, era avanti col tempo, è uscito su PlayStation 2, si giocava online, sia single player sia online, però è stato sponsorizzato come solo gioco online e ovviamente le persone... Su PlayStation 2 chi cazzo aveva la connessione sulla PlayStation 2? Nessuno. Quindi diciamo non ha venduto molto. Se fosse uscito su PlayStation 3, capito che c'era l'online, avrebbe sicuramente venduto molto di più e avrebbe fatto molto più successo. Devo dire che però le versioni giapponesi di Outbreak sono quelle che mi piacciono di meno. Per quanto riguarda tutti gli altri Resident Evil, mi piacciono le versioni giapponesi, quelle esteticamente, come a livello di grafica. Invece gli Outbreak sono un po' così... Sono le mani degli zombie, un po' così, cioè. Sono belli pesanti, posso dire che cavolo, i giochi PlayStation 2 erano pesanti. Cioè, perché sapete cosa c'era? Perché c'era guardate. Cioè, ragazzi, c'è
Grazie al cazzo che erano pesanti. C'era il manuale di istruzioni che c'era scritto tutto il mondo, tutto il mondo. Ed è un peccato che non ci sono più questi manuali così grandi, così... Wow. Tutto c'è scritto in questo manuale, qualsiasi cosa. Veramente spessissimi. Anche questo qui, vabbè, fai il 2. Erano molto belli, sì. Veramente belli. Questo qui, vabbè. Per chi non lo conoscesse, sono dei Resident Evil ambientati sulla stessa linea temporale del 2 e del 3, a Raccoon City, però ci mostrano la storia di altri sopravvissuti sempre a Raccoon City. E si gioca in co-op fino a 4 giocatori, ci sono gli scenari con gli enigmi da fare, bisogna collaborare molto tra di voi, ogni personaggio ha un'abilità speciale, è veramente figo, è veramente divertente. Io spero davvero facciano un cavolo di remake di questo gioco, la Capcom, perché ripeto, questi secondo me sono i Resident Evil più sottovalutati, insieme al Code Veronica, sono i più sottovalutati assolutamente. Questa è la versione europea di Resident Evil Outbreak. Questa è Resident Evil, quegli altri due no, erano Biohazard. Guardate, è più carino, questo qui è anche più bello da dietro, guardate la differenza, che ci sono tutti i personaggi, molto più carino. Anche dentro è più carino, va. Questo libretto però è molto più leggero. Il libretto è molto più sciapo. Poi abbiamo 3 Code Veronica, sì, ne ho 3. Questa è la versione giapponese, questa è la versione europea e questa è la versione europea platino. Ne ho 3. Questa qui era la mia versione da piccola, se vedete quella messa peggio perché ce l'avevo proprio io su PlayStation 2, proprio distrutta in realtà. Anche il disco. Cioè guardate, non so se riuscite a vedere quanto è distrutto il disco, ma il disco non funziona più. Non so se vi riuscite a vedere quanto è distrutto il disco, se vedete tutti i graffi, ma... questo gioco tipo, finita la facility... No, finita la prigione, per arrivare alla facility entri in una porta e crasha. Non lo ricordo, non sono mai andata avanti da lì, però... Questa è la versione platino. Questo libretto era anche molto spesso, molto spesso. Ah no, questo qui era spesso perché è scritto in italiano, spagnolo ed inglese, quindi è scritto in 3 lingue, ma sempre la stessa cosa. E poi c'era il numero da chiamare se volevi avere degli aiuti sul gioco. Solo se vivevi però in UK. Questa qui è la versione europea. C'è anche la demo di Devil May Cry, molto bellina. Molto bello il disco. Vabbè, questo qui è uguale. Perché tanto la versione platino non cambia niente. Le versioni platino sono semplicemente delle versioni che escono un po' dopo, perché sono tipo i migliori giochi della console, però a livello di contenuto non cambia niente, solo la custodia cambia. Resident Evil Code Veronica è uno dei più amati tra i fan di Resident Evil, però tra i nuovi fan o comunque tra i fan nuovi non è così giocato, perché è molto difficile come gioco, secondo me. No, come in genere lo è per tutti, non solo per me. Io lo reputo sottovalutato, Code Veronica. Io lo reputo sottovalutato. Guardate qua la versione giapponese, quanto è bella. Cioè, a livello di grafica è molto più bella la versione giapponese. Vabbè, qua c'è il foglietto di Devil May Cry, perché appunto qua, anche in questa versione c'è la demo di Devil May Cry, se non sbaglio. Molto carino. E questo qui non ho idea di cosa sia. Boh, non lo so. Comunque questa collezione non voglio venderla. Non è che io compro i giochi per venderli, posso dire questa cosa? Io ci tengo a questa cosa. Io voglio tenerla per sempre questa collezione, perché quando morirò. Ma la mia collezione non vale così tanto, eh. Cioè, non so se voi crediate che questi giochi, questo gioco qua vale 20 euro. Non ho giochi che costano 500 euro. La mia collezione non è così a livello monetario. Io ripeto, è più livello affettivo, mi piace quello. Ragazzi, mi devo alzare perché devo prendere anche la parte. allora, ho la collezione anche laggiù, quindi beh, in questa live mi alzerò un po' spesso perché devo prendere anche la roba laggiù, perché qui c'è altra roba. Un attimo. Continuiamo con calma. Questa è un altro Code Veronica. Questa è la versione Biohazard, questa qui è la versione Dreamcast. Disco 1 e disco 2, bellissimi, d'oro e nero, il libretto, molto carino. E niente, questo qui viene anche con questa custodia, molto bellina. Poi, il film di Resident Evil.
Ok, scusate. Il film di Resident Evil 1. Vabbè, questa qui non so se c'entra con la collezione di videogiochi, ma è comunque un Resident Evil, quindi c'è il film. L'ho preso a un mercatino dell'usato, questo qui in un mio paese. Costava 3 euro, ho detto, ma usato, però l'ho preso, raga, è in italiano. Poi abbiamo... Vabbè, ragazzi, Resident Evil 4, PlayStation 2. Questa è la versione europea, Resident Evil 4. Vedete, questo dischetto, lo ricordate? Qua ci sono un po' di robe. Questo qui l'ho preso a Torino. L'ho preso in un mercatino a Torino, l'ho pagato 20 euro, questo me lo ricordo. L'ho preso in un... No, l'ho preso in un GameStop. No, non era un GameStop, era forse una specie di negozio di videogiochi, che però non era GameStop. E l'ho pagato 19 euro. In italiano. Vedete. La guida strategica. Qui abbiamo un... i giochi della Capcom, TCR 4, Devil Kings, The Nightmare Before Christmas, Killer 7 dovrei giocarlo, Outbreak File 2, Dark Stalker. Questo è il libretto. E invece questa qui è la versione da Biohazard 4, che è la versione più bella di Resident Evil 4. Questa è la versione giapponese. Guardate quanto cazzo è bella la copertina con Ashley, Leon e Ada. Wow, bellissima. Pure dietro è fighissima, guardate che roba. Anche dentro, cioè c'è Leon con lanciarazzi, Leon che fa il modello dentro, cioè... Questo è il libretto. Guardate quanto cazzo è bello. Cioè guardate che belli avere delle grafiche così nei libretti. Ma che belle. Però troppo bravi i giapponesi a fare le versioni giapponesi dei videogiochi. Giapponesi. Guarda, cioè guardate Ada! La coscia di Ada. E qui c'era pure il merchandising per il cosplay di Leon. 9.000 yen, 13.000 yen, 12.000 yen, 6.000 yen. Tutto il suo outfit. Quanto costa il mio outfit? E dietro c'è Ada. Cioè, guarda che bella. The Anno Ord. Cosa vuol dire The Anno Ord? Questa qui è la guida strategica di Resident Evil 4. Cioè, questa qui è bella space. Questa è in italiano. Vi mostra, niente, tutti i capitoli, vi dice tutte le strategie, tutti i segreti. Vi devo dire che io non l'ho ancora letta, però vabbè, non mi serve, solo speedrunato ore 4, però è interessante vedere qualche curiosità. Se c'è scritto qualcosa di interessante dovrei leggermelo effettivamente, magari c'è scritto qualcosa di incredibile. Però è bello, ci sono tutti i bozzetti. Wow, molto carini. Oh, guarda che figo il mercante disegnato! Niente, questa è tutta la guida strategica di Re 4. Vabbè, è molto bella, cazzo. Ok, poi... Questa è Resident Evil 5, la versione... Questa è la versione giapponese, Biohazard. PlayStation 3, the best. Sarebbe tipo la versione Platino, però in versione giapponese, ok? Questa è la Gold Edition. No, si chiama Alternative Edition in Giappone, che sarebbe la versione che comprende sia il DLC Incubus senza uscita che una fuga disperata. Guarda che bello. Mi piace un sacco questa versione perché anziché esserci Sheva e Chris, ci sono Chris e Jill di una fuga disperata, che secondo me il DLC è veramente top, quasi meglio di tutto il gioco, della campagna principale. Questo è il libretto. Guarda che belli. Ah, ci sono anche i costumi, giusto? Tutti i costumi. Bello. Cavolo, che bello questo qua. Questo è uno dei libretti più belli, per ora. Si poteva giocare anche con sto coso qui. Ce l'avevo su PlayStation 3 questo coso qui. Era tipo il coso della Wii, però su PlayStation 3. Ah, PlayStation Move. PlayStation Move, sì, ce l'avevo. Poi abbiamo Biohazard Revelation 1 e Revelation 2. Tutti e due giapponesi. Qua non c'è manco il libretto. Perché nei cazzo di giochi... Questo è PlayStation 4, vero? Questo è PlayStation 4. Ci sono solo 2 fogli di merda. E non ci sono più libretti belli. Quindi questo è... Biohazard Revelation 1 e questo è Revelation 2. Revelation 2 l'ho giocato, questa è la versione, vabbè, giapponese. Carino, molto carino, con Alex Wesker. Non c'è niente in questi libretti purtroppo. E questo è, sì, Revelation 1 non l'ho mai giocato, lo so, non l'ho mai giocato. Cioè l'ho giocato ma non l'ho mai finito, sono arrivata in un punto e l'ho sempre ricominciato per qualche motivo. Resident Evil 6, Biohazard 6, la versione giapponese. E... sì, vabbè, gioco criticato da tutti, ragazzi, ma dai, non è così male. Si può giocare almeno una volta nella vita il 6, e dai. Poi abbiamo Resident Evil 7, Biohazard, non ho mai giocato, ma ce l'ho in giapponese. Vabbè, dai, raga, un giorno lo giocherò il 7, ve lo giuro. Cioè, forse tutte le volte che l'ho giocato non ho avuto vibe strane, infatti l'ho sempre quittato perché non mi interessava. Ci sono pure degli extra. Il fucile,
Shotgun set, colpi fucile, la cura. Vabbè, dai. Dai, il 7 lo giocherò in live. Ho delle opinioni contrastanti sul 7 per ora. No, l'8 l'ho giocato, l'8 bellissimo, raga, l'8 bellissimo. L'8 è molto più survival, poi mi ha ricordato molto il 4. Il 4 è il mio preferito, quindi vedere un gioco ispirato comunque che ha preso spunto dal 4 in molte zone, ci sono un sacco di riferimenti al 4, mi è piaciuto un sacco. Ma poi l'8 è proprio bello come ambientazione, ok? I mostri, il lord, mi è piaciuto un sacco. Il Cadeau anche come parassita mi piace, però... il 7 devo recuperarlo ancora, sì. Biohazard 7 hard. Più carino di Revil. Ah, è vero, c'è Biohazard 7 hard. È vero, cazzo. Carino. Questo è Resident Evil Village. Biohazard, versione giapponese, PlayStation 4. Questa è la Z version, che sarebbe la Gold Edition in giapponese. Che bello! Il 25esimo anniversario di Resident Evil, quindi facciamo uscire un gioco di merda, ovvero Reverse. Sì! Lo strappo con la merda. Perché col Village davano in regalo pure Reverse, no? Sì. No, Reverse è qualcosa di orribile, cavolo. Una cosa più brutta di Reverse non potevano farlo uscire assolutamente. Poi abbiamo i libri. I libri di Resident Evil. Mai letti. Mai letti, ma... ce li ho. Sono, vabbè, i manga. Questi qui sono i manga, vedete che si leggono al contrario. Questo è in spagnolo. Allora, questi due, questo qui è Heavenly Island, questo qui è in tedesco, perché mi sembra che i libri, questi libri qua in particolare, o sono in spagnolo o sono in tedesco, non ci sono in italiano. E questo è Marhawa Desire, il primo, che questo qui è il primo. Questo qui è in spagnolo. Ci sono in italiano. Io su Amazon so che sono solo in spagnolo e in tedesco. Vabbè. E poi ho questi due qui. Il 3 e il 7. City of the Dead e Zero Hour. Questi qui sono in italiano. Anche questo non li ho letti, devo dirvi la verità, non li ho letti. Non li ho letti, però ce li ho. Ho il peluche, ho il Cerberus di Resident Evil. È un peluche, l'ho preso su Redbubble. Non vi faccio vedere tutte le mie magliette perché alcuni sono a lavare, però vi faccio vedere solamente diamo fuoco a tutto. Questa è la maglietta di Resident Evil 4, non è originale ma l'ho presa su Instagram, bellissima, è un misto tra Silent Hill 2 e Resident Evil 4 Remake. Bellissima. Ed è, vabbè, la taglia è una L perché mi piace tenerla larga. E niente, ce l'ho appesa sul muro di là, quindi per questo ce l'ho. La faccio vedere in particolare, questa qui è la mia preferita, quindi ce l'ho. Vabbè, poi ho una maschera gas. Questo qui è, diciamo, il merchandising di Unk. Vabbè, l'ho presa su AliExpress, però la tengo perché è figa ad avere una maschera gas. Non ha il filtro, quindi non ci si può respirare, però maschera gas la tengo là dietro, vabbè. Abbiamo questo appendicoso dell'Umbrella. Questa è una chicca che spero né Twitch né YouTube mi bannino, ma tanto non ve la tiro fuori, ma è una... comunque da collezione, c'è un po' di polvere. Questa qui è la limited edition della Samurai Edge di Resident Evil 3, Biohazard 3, del Kendo Shop, vedete tutta questa roba è pazzesca, piena di polvere. È pazzesca, è finta. E niente, la Samurai Edge, c'è il caricatore, c'è questo coso qui. Questa è la Samurai Edge, è bellissima, cazzo. Non la tiro fuori perché ho paura che mi rompano il cazzo perché pensano che sia vera, ma è una roba da collezione, guardate quanto cavolo è bella. Stars, Raccoon City, Police, cioè... Kendo Custom Shop. Questo è proprio del negozio di Kendo. Tanta roba. E poi abbiamo... questa è la versione, è una, anche questa qui è una limited edition se non sbaglio, ed è la valigetta per la memory card della PlayStation 2, però questa memory card è anche a tema Resident Evil 4, questa qui è sigillata, non l'ho mai aperta, non l'aprirò, però anche questa qui la tengo appesa di là sul muro, con la maglietta, io vorrei tanto aprirla ma tengo a tenerla chiusa, ma niente, però... bella. Poi, raga, c'è pure R2 Remake, questa qui è la versione... come si dice? Questa è la versione con questo coso qui che fa questo suono qui. Scusate se vi dà fastidio. E lenticolare, vedete che c'è Leon e Claire. Questa è la versione PlayStation 4 italiana. Non c'è la roba dentro.
dentro c'è Resident Evil 7. Sì, non so perché c'è Resident Evil 7, ma vabbè, c'è il disco del 2. Però sono forse un po' mischiati. Vabbè, e questo è R2 Remake. Vabbè, poi abbiamo la Papera Nemesis. Questa l'ho comprata al Games Week. In realtà laggiù ho anche la custodia. E poi vabbè, ho il libro Resident Evil, l'orrore diventa interattivo. In italiano, vabbè, quello che davano in edicola tipo un mese fa. Beh, è molto bello in realtà. No, ho letto i primi 2 capitoli, parlano di tutta la storia di Resident Evil. È interessante, molto carino. Allora, qui c'è un po' di roba, ragazzi. Allora, la collezione di Resident Evil è praticamente finita. Sì, è finita. Ci sono solo questi altri libri. Questi sono, più che altro, collezione PlayStation Magazine. Questa è con Kevin di Resident Evil Outbreak. Ve li sfoglio alla veloce. Ok, c'erano PlayStation Magazine. Questi li ho presi su Vinted. Questo anche preso su Vinted, questo è in spagnolo. Playmania, quindi è un'altra versione. Questo l'ho preso sempre su Vinted. Questa è un'altra rivista PlayStation Magazine, non so chi sia questa, ma ho preso quelle lì a tema... quelle in cui c'erano i Resident Evil. C'era Clock Tower. Comunque c'è anche Fatal Frame. Tutti i survival horror che mi interessavano, ho preso quelli che mi interessavano di più. Questa qui è quello con Heather Mason, Silent Hill 3. E anche qui vabbè. E poi questo qui che non so chi sia. E qua invece c'ho un doppione di questo poster di Heather Mason, questo qui, ma ne ho un altro qua dentro che vabbè, sta qua. Non ve lo apro perché è gigante, ma è questo qui, ok? Ne ho un altro che sta qua dentro. Sempre su Vinted ho preso questi insieme di fogli. Sono fogli del PlayStation Magazine, ma sono stati venduti a pezzi, ok? Quindi li ho presi perché volevo leggermi i pezzi di alcuni giochi che mi interessano, tipo Scarface. Io amo Scarface, ragazzi. Io ho giocato anche il gioco di Scarface, tipo c'è questo qua, pezzo di Scarface. Questi qui sono tutti i fogli di Alone in the Dark dei New Nightmare. Vedete, ci sono le pagine, capito? Ma sono state staccate. Poi tipo c'è Resident Evil 4, scrivi condizioni distrutte. Questa è in spagnolo. Quello di Obscure, che lo vedete anche appeso qua. Alcuni fogli li ho appesi dietro. Questi sono tutti i fogli di Obscure. Sì, mi piace la WWE. Mi piaceva, ora non lo seguo più, però ero fan della WWE. Questo non so cosa sia, questo è Silent Hill 4. Sì, Silent Hill 4, ma non so come sfogliarveli, vabbè. C'è Burnout, ma dietro c'è Silent Hill 4. Questo è Resident Evil The Dame, che l'ho appeso anche dietro, quindi sono i pezzi rimasti di The Dame, perché qui sopra c'è altri fogli che ho appeso. E poi c'è Outbreak, file 1. Sì, è l'1. Ok. Fatti vedere un po' veloce, ragazzi, ma... vabbè, sono appunto tutti... più altre riviste PlayStation Magazine. Possiamo passare a tutti gli altri giochi che non sono Resident Evil. Ok, siamo quasi alla fine, ragazzi. Allora, intanto faccio vedere cos'è questa roba qui. Questa qui è una macchinetta arcade. Questa qui l'ho presa in Spagna, un GameStop in Spagna. E è un arcade machine. L'ho preso perché era carina. Si può giocare, funziona, solo che non l'ho mai messa. Non ho mai messo la pila perché devo usare il cacciavite, quindi non l'ho mai messo. Poi di Silent Hill ho 2 palette che ho preso da Vampire Cosmetics. Questa qui è una collezione tra Silent Hill e un brand di trucchi. Ho preso Pyramid Head, la palette di ombretti di Pyramid Head e quella di Robbie the Rabbit. Diciamo che è merce ufficiale, credo, è una collaborazione con Silent Hill. Ci sono belli ombretti, guardate dentro che c'è Heather. Ci sono i nomi degli ombretti, sono tipo Robbie, Fear, It's Bread, Lakeside. Vedete qua ci sono Robbie e Heather. E poi vabbè, questo è Pyramid Head, la palette di Pyramid Head. Vedete, qui c'è la Nurse, Pyramid Head e... bellini, molto belli, ragazzi. Li ho presi sul sito ufficiale di Vampire Cosmetics, li ho pagati entrambi 40 euro. Di Resident Evil in realtà ho ancora questo. Questa qui è una piccola chicca, è una scheda telefonica che erano in Giappone, che vabbè erano uno dei merchandising che vendevano, che tipo regalavano in Giappone per sponsorizzare Resident Evil 2 ed è bellissima. Questa qui è anche molto rara in realtà, però. Invece di Silent Hill, questa che me l'ha regalato Dani, la Nurse di Silent Hill 2, che vabbè
È un action figure, si può distruggere tutta, si possono cambiare le mani, la testa e tutto quanto. E poi c'è niente il coso per tenerla su. Fai così, tipo, vedi così. E poi puoi, capito, puoi muovere tutti gli arti. Personaggio preferito della serie? Wesker e Ada. Ha perso la testa la signorina. Di Silent Hill basta. No, di Silent Hill ho solo questo. Però questa è la mia PlayStation 2 e la Slim. Questa è da quando sono piccola che ce l'ho. E con la memory card. E dentro c'è The Sims 2 Castaway. E poi ho anche i due Nintendo DS. Questo è il Nintendo DS, questo è il DSi. Non hanno più i pennetti però. E poi abbiamo... Ragazzi, vi faccio vedere la mia collezione di The Sims. Dovete sapere che io sono una fan di Resident Evil e The Sims. È una delle mie serie preferite di sempre. E ho anche una mini collezione di The Sims. Io The Sims lo amo, lo adoro. Non esiste gioco migliore di The Sims. Vabbè, iniziamo dal primo. Questo è stato uno dei miei primi giochi in assoluto su PlayStation 2. Purtroppo questo qui non è il gioco che avevo quando ero piccola, perché non ce l'ho più quella versione lì. Però questa qui... Ah no, è in italiano. Pensavo fosse francese, ma no, è in italiano. The Sims. Vabbè, lo adoro. Questo è il libretto. Vabbè, The Sims, ragazzi. Poi ho The Sims Fuori Tutti. Questo qui era un regalo di un amico che avevo durante l'infanzia. Mi regalò The Sims Fuori Tutti, che era di sua sorella, però lo regalò a me. Bello tutto. Peccato che il gioco non va. No, l'ho giocato fino a un certo punto, poi ha smesso di funzionare. Mi continua a dire: non c'è abbastanza spazio sul disco, sulla memory card, non c'è spazio. Invece c'era, però non parte più. Quindi The Sims Busting Out, Fuori Tutti in italiano. Beh, non c'è più il libretto, è messo male. Però The Sims Fuori Tutti. Poi The Sims 2, versione platino. Questa qui è messa malì, tutto disegnato. Questo qui è uno dei Sims più belli, oltretutto distrutto. Questo è quello che avevo da quando ero piccolo, infatti si vede quando un gioco ce l'ho da quando sono piccola perché è distrutto. Questo qui è bellissimo perché non è più dall'alto, è più un... cioè tu puoi proprio regolare il tuo Sims, puoi proprio giocarlo da dietro con l'analogico. Molto carino, c'è la modalità storia, bellissimo ragazzi. Nei libretti non c'è niente, però c'è soluzioni e trucchi online. The Sims 2... Poi The Sims 2 Island, questo è uno dei Sims più belli mai creati sulla faccia della terra perché è un The Sims survival su una isola deserta, è veramente divertente ragazzi. Ci ho giocato veramente tantissimo su questo gioco qui, ci ho giocato tantissimo, cazzo. Non so perché tutti i libretti sono in bianco e nero, ma tutti in bianco e nero, bellissimo. Poi The Sims 2 Pets per PSP, niente The Sims con gli animali. Non c'è più. No, questo qui mi sa che è andato per sempre perché non c'è più. Comunque ce l'avevo su PSP. La PSP non ce l'ho più. Forse ce l'ho. Vabbè, comunque era di mio fratello la PSP. Però io ho giocato, solo ho preso questo qua. Ho giocato... Cioè era più di mio fratello, però io ho giocato a The Sims, ok, sulla sua PSP. Questo qui è The Sims 2 per Nintendo DS. Questo qui è bellissimo. C'è il gioco, non c'è il libretto, perfetto. Questo qui l'ho divorato. Questo qui, cazzo, quello su... Questo con l'hotel a Stranizia. Mamma mia, questo qui è stradivertente. Pieno di easter egg, questo qui è pieno di misteri sto gioco. E poi ho My Sims per Nintendo DS, non c'è più il gioco, mi sa che il gioco è andato per sempre. Questo qui è praticamente Animal Crossing, però la versione di The Sims. È praticamente Animal Crossing, in cui la tua città devi crescere, sei praticamente il presidente. Porco due, sei il presidente? No, il sindaco. Il sindaco della tua città. Fare le quest, missioni, decorare la città. Questa roba qui. È molto bello anche questo qua. Questa qui è la mia piccola collezione di The Sims. Molto carina, ci tengo molto. Amo The Sims, vorrei prenderne altri, ma per ora questi quelli che ho. Altri giochi a caso. Ah, di Silent Hill ho anche il film, il primo film di Silent Hill, preso nel mercatino dell'usato, questo qua. Film Crash Bandicoot l'ira di Cortex. Vuoto, non esiste più. Grand Theft Auto San Andreas. Il gioco non parte più. Eccolo qua, GTA. Sì, io sono molto fan dei GTA, ho giocato Vice City. San Andreas non l'ho mai finito. 4, 5. Vabbè, molto bello GTA San. Peccato che non l'ho mai finito San Andreas. Mai finito, cazzo, però ce l'ho. The Grudge 2. Boh, l'ho trovato al mercatino dell'usato, non è un videogioco, ma c'è The Grudge. Crazy Frog Racer! Avete mai giocato a questo gioco? Vuoto.
Questo qui era bellissimo, ho giocato un sacco. Era tipo Mario Kart però con Crazy Frog, ok? Si poteva giocare anche in co-op, me lo ricordo, però c'ho solo più la custodia. God of War, versione Platinum. Il gioco c'è. Questo è uno dei giochi più... Ah, è graffiato pure... Cioè, questo gioco è messo così male che è graffiato pure davanti. Se riuscite... Guardate. Qua. Lo vedete quanto cazzo è graffiato? Cioè, è graffiato... Wow, wow. Uff. Come cazzo è possibile che sia graffiato pure davanti questo gioco? Non si sa. Questo qui ce l'ho da quando sono piccola, quindi... Tutti questi qua, tipo Crazy Frog, ce l'ho da quando sono piccola. San Andreas pure, Crash Bandicoot pure, quindi sono messi malissimo proprio perché ce l'ho da quando sono veramente piccola, quindi sono messi in condizioni brutte. No, God of War io l'ho giocato, Ho giocato il primo God of War, però non va più ora su PlayStation 2. E poi Obscure 2. Obscure 2 ci ho fatto anche il video su YouTube, ovviamente ce l'ho. Condizioni perfette, c'è tutto. Peccato che questo ce l'ho anche da quando sono piccola, ci avevo scritto Obscure 2 per qualche motivo. Perché giustamente devo scriverlo Obscure 2, devo scriverlo di nuovo per rovinare il libretto. No, è molto più bello il primo di Obscure 2, l'Obscure 2 ha un sacco di problemi. Però, poi ho questo. Questo è un quadretto che ho preso in Spagna, che è questo qui al GameStop in Spagna, se non sbaglio. Ed è un quadro, lo tengo appeso qua, ora l'ho tolto da lì. Però è il quadro di Uka Uka e Crash. È bellissimo, molto bellino. Crash Bandicoot, bello, giocavo con mio fratello, lo giocavamo in co-op su PlayStation 2, abbiamo giocato Mind Over Mutants e un altro che si gioca in co-op, che non mi ricordo quale fosse. Poi ho giocato l'Ira di Cortex e Tag Team Racing. Crash Team Racing, quello con le macchine. Poi abbiamo Sally Face. Non so se conoscete Sally Face, io sono molto fan di Sally Face, è un gioco avventura grafica. E questa maschera l'ho fatta io per il cosplay. Io ho fatto il cosplay di Sally Face, quindi questa maschera qui l'ho fatta proprio io, l'ho presa da Amazon, una maschera bianca e poi l'ho tagliata, l'ho pitturata io. Ed è la maschera, la protesi in realtà, è una protesi di Sally Face, di Sal Fisher. E questo qui è il Funko Pop, questo qui me l'ha regalato Kizzy in chat, non so se c'è ancora Kizzy, di Larry, che è il mio ragazzo. Ragazzi, Larry è il mio ragazzo, mi spiace ma Larry è troppo figo, è il mio personaggio preferito in Sally Face, oltre come personaggio che ti fa piangere, cazzo, è veramente figo. La tazza della PlayStation, questa me l'ha regalato Anto per il mio compleanno, H.S. Lovely, la tazza. Beh, non l'ho mai usata per berci, la tengo da collezione e basta, però questa qui è la tazza della PlayStation 1, vedete questo è il controller PlayStation 1. Bellina, bellina, as Lovely. Aspettate che c'è un dischetto che è un po' lontano, non riesco a prenderlo. E c'ho anche Siren. Forbidden Siren, c'ho solo il disco perché vi ricordate la storia che avevo raccontato su Vinted? L'ho preso su Vinted, c'era la custodia e tutto, ma la custodia era in condizioni orribili, cioè non so, c'era la muffa dentro in quella custodia, io non ero a conoscenza delle condizioni di quel gioco, mi sono tenuta solamente il disco, però vabbè, il disco funziona, è un pochino rigatino, però dovrebbe funzionare. E poi ho la maschera della Huntress di Dead by Daylight, questa qui l'ho vinta in un giveaway su Instagram. C'era una pagina Instagram che faceva maschere di Dead by Daylight e io ho partecipato al giveaway e l'ho vinto, pazzesco, e ho scelto la maschera della Huntress, che è molto carina, vedete tutta fatta così, molto bella, nei dettagli è pazzesca. Aia, pieno di polvere, mi è andata la polvere nell'occhio. E fine! Non credo di essermi dimenticata. Ah no, mi sono dimenticata una cosa importantissima! Mi sono dimenticata la ballerina di The Sims, scusate. Questa qui l'ho presa su Etsy. Ho preso anche il portachiavi di The Sims, ma non so dov'è. Questa è la ballerina di The Sims 1, bellina. Fine. Tada! Metterò a posto dopo. Però questa è tutta la mia collezione di videogiochi. Sto vedendo se ho dimenticato qualcosa, ma fine. Questa era tutta la mia collezione di videogiochi. Spero vi sia piaciuto.